Un saluto ai lettori di Legno Lab e a tutti gli appassionati della lavorazione del legno. La macchina che si trova di fronte a me è una classica combinata a 7 lavorazioni, nello specifico una Minimax Lab 300 Plus e viene prodotta in Italia da SCM. Senza troppi giri di parole la potremmo definire come un sogno, un punto di arrivo, tanto per gli appassionati quanto per i piccoli professionisti. E questo perché in uno spazio abbastanza ridotto, all'incirca 4 metri quadrati, essa contiene tutte le lavorazioni di un laboratorio di falegnameria classica. La caratteristica principale di questa macchina è senza dubbio la versatilità, infatti può essere equipaggiata con un grande numero di accessori, tra i molti quelli che secondo noi possono essere più appetibili per le categorie che abbiamo citate sono la possibilità di alimentare la macchina con la fornitura di tipo domestico, ovvero la 220 monofase, e la possibilità di spostarla grazie ad un accessorio, un timone e una coppia di ruote che permettono di adattarla agli spazi a disposizione e quindi organizzare il laboratorio in funzione delle lavorazioni da effettuare. Osservandone le dimensioni compatte si potrebbe essere portati a credere che le sue prestazioni non eguaglino o non abbiano le stesse performance delle macchine più grandi. In realtà questo concetto è abbastanza fuorviante, il banco che si trova alla mia sinistra lo dimostra ampiamente. È in rovere massello a forte spessore ed è stato interamente realizzato con una macchina identica a questa. Ovviamente quando si parla di combinate bisogna parlare anche di programmazione e questo perché le lavorazioni condividono molti spazi, specialmente quelli sul piano. Quindi nel momento in cui si approccia ad un progetto utilizzando una macchina combinata è preferibile organizzare il lavoro sequenziando bene le varie fasi e questo per evitare di dover fare nuovamente i settaggi una volta che si passa da una lavorazione alla successiva. Prima di affrontare le singole lavorazioni con una serie di video dedicati, vorremmo soffermarci sulla sicurezza della macchina, un aspetto che a noi di Legno Lab sta particolarmente a cuore. La Lab 300 Plus ha diversi sistemi di protezione dell'operatore. Si tratta di protezioni di tipo attivo e protezioni di tipo passivo. Le protezioni di tipo passivo sono tutti quegli ostacoli che si interpongono fisicamente tra l'operatore e le parti in movimento. Ad esempio la cuffia della circolare, la barra che copre la pialla a filo e le cuffie per la tupì. I sistemi di tipo attivo lavorano invece in un altro modo. Essi sono dei rilevatori, sono dei micro switch che sono capaci di riconoscere se un elemento, uno sportello o un piano sono ben settati e quindi intervengono sull'alimentazione impedendo l'avvio della macchina se i settaggi non sono stati effettuati in modo corretto. Facciamo ora un esempio di come interagiscono le protezioni attive e passive. Il ponte sulla pialla che copre i coltelli è una protezione di tipo passiva. Un sistema simile, ovvero un dente che ingaggia all'interno del carter della macchina, impedisce il ribaltamento delle piane qualora venissero accidentalmente urtate durante la lavorazione. In corrispondenza delle cerniere sono presenti degli switch che disattivano la macchina quando una delle due piane è aperta. Un secondo switch è presente in corrispondenza del carter di protezione. Finché non è stato ribaltato e quindi finché i coltelli della pialla non sono coperti, la macchina non può essere avviata. Ai due sistemi che ho appena elencato se ne aggiunge un terzo, attivabile direttamente dall'operatore. Stiamo parlando dei funghi d'emergenza, ce ne sono 3, sono disposti in punti strategici della macchina, quindi facilmente raggiungibili e anche riconoscibili per il loro colore rosso. Possono essere attivati a mano o con il ginocchio, a seconda della posizione e dell'altezza, e intervengono anch'essi sull'alimentazione, ovvero fanno cessare il flusso di energia elettrica. In questo modo intervengono i freni del motore. Ogni motore, ce ne sono 3 su questa combinata, ha un suo elettrofreno che consente lo spegnimento della macchina entro i 10 canonici secondi previsti da normativa.
Nel capitolo sulla sicurezza rientra di rigore anche la captazione delle polveri. La macchina nella configurazione standard è dotata di 3 bocche, una che accoglie l'uscita della sega circolare, una per la pialla a filo disposta sotto il piano in ingresso e una per la pialla a spessore, ribaltabile una volta che le piane sono state aperte. A questi si aggiungono altri sistemi collegati agli accessori che mano a mano vengono utilizzati sulla combinata, ad esempio le varie cuffie per la tupin, quella per tagli diritti e per tagli a scontornare. Tutte le bocchette hanno un diametro da 12 cm, quindi possono essere utilizzate con i comuni condotti di aspirazione. Eventualmente il tubo può essere dotato di una deviazione in modo che la sua presenza non intralci le operazioni alla macchina. Chiudiamo questo primo video di presentazione sulla Lab 300 Plus mostrandovi il suo allestimento più compatto. In pratica abbiamo sostituito la bandiera con una guida goniometrica e il gruppo cavatrice è stato smontato. In questa configurazione la combinata ha un'impronta sul suolo di circa 170 x 170 cm. A questo spazio vanno però aggiunte le cosiddette aree di manovra, ovvero lo spazio che serve per far passare il legno prima e dopo la macchina. In genere per combinate di queste dimensioni ci si aggira intorno ai 2 metri prima e dopo la pialla e la sega circolare e uno spazio simile sul lato dotato di carrello a squadrare, questo per la lavorazione di pannelli o per la troncatura di pezzi particolarmente lunghi. Lo spazio necessario invece dal lato cavatrice è più ridotto e in 1 metro e mezzo circa si riesce a compiere tutte le lavorazioni con questa macchina. Va da sé che è sempre possibile, grazie al kit ruote e timone, quello che abbiamo mostrato a inizio video, spostare la macchina e orientarla in base alle necessità e alla conformazione del laboratorio.